Chi sono i bracci destri nominati da Papa Prevost? Si presenta come un uomo mite, devoto a Maria Santissima, con il volto buono del missionario che ha donato la sua vita a Cristo. Si inginocchia, sorride bonariamente e parla spesso dei valori della famiglia, affermando con chiarezza che il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna. A prima vista sembrerebbe voler segnare un ritorno alla tradizione, quasi a correggere certe derive bergogliane. Ma dietro l'abito da Santo Padre e le parole spirituali, Robert Prevost potrebbe essere oggi uno degli uomini più influenti e più ambigui nel determinare il futuro della Chiesa. Leone non lancia proclami rivoluzionari, ma piazza le pedine giuste per cambiare tutto senza dirlo apertamente. Non predica eresie, ma sembra promuoverle scegliendo chi le predica al posto suo. E i nomi che ha scelto parlano chiaro: Jean-Claude Hollerich e Mario Grech, due figure chiave del sinodo, due voci che parlano di inclusione, cambiamento, aggiornamento, ma che rischiano di stravolgere ciò che la Chiesa ha custodito per secoli. Ma chi sono davvero i bracci destri del Papa Prevost? E quale idea di Chiesa stanno costruendo? Preparati, perché quello che stai per ascoltare non arriva dall'altare ma dai corridoi del potere ecclesiastico. Il primo braccio destro, il cardinale Jean-Claude Hollerich. Il suo volto è quello sorridente del gesuita colto, missionario in Asia, affabile e raffinato. Ma dietro le apparenze, il cardinale Jean-Claude Hollerich è forse il volto più eloquente della mutazione genetica in atto nella Chiesa cattolica. Creato cardinale da Bergoglio nel 2019, è stato posto da lui a capo del sinodo sulla sinodalità. È un nome che ricorre nei ruoli chiave, nelle conferenze episcopali europee, nel Consiglio dei Cardinali, nella redazione del documento finale del sinodo. Insomma, Hollerich non è ai margini, è la regia del nuovo corso e quel nuovo corso lo incarna perfettamente. In Giappone, dove ha trascorso molti anni, ha dichiarato pubblicamente di aver trovato Dio nel sorriso del Buddha, nei templi buddisti, e di aver percepito la presenza di Dio nel cuore del buddismo. Quando gli fu chiesto se intendeva dire che Dio fosse presente proprio lì, nella religione buddista, rispose senza esitazione sì. Durante la pandemia ha elaborato una procedura per distribuire l'Eucaristia usando pezzi di stoffa, da buttare in un cestino per poi lavarle. Una prassi che ha suscitato indignazione, ma non in lui. Anzi, ha criticato coloro che si rifiutavano di ricevere l'ostia in quelle condizioni, accusandoli di pietà individualistica, la possibilità che si perdessero frammenti del corpo di Cristo, irrilevante. Sul piano dottrinale, Hollerich sostiene apertamente una revisione della morale sessuale cattolica, vuole la benedizione delle unioni omosessuali, è favorevole al diaconato femminile e si dichiara aperto all'ordinazione sacerdotale delle donne. Ritiene superata l'umane vita e propone un allentamento del celibato sacerdotale. Si avvicina a una visione luterana del sacerdozio fino a negare il carattere sacramentale e indelebile dell'ordinazione. Secondo lui, la dottrina va cambiata perché esclude e nessuno, secondo Hollerich, deve sentirsi escluso, nemmeno i divorziati risposati, nemmeno gli omosessuali praticanti. Ma non si limita a dire che sono tutti chiamati. Vuole riscrivere il Vangelo per adattarlo a loro. A completare il quadro c'è una visione apocalittica della Chiesa tradizionale. Dice: abbiamo una teologia che nessuno capirà più tra 20 o 30 anni. Questa civiltà sarà scomparsa. Non avremo più un'Europa cristiana, ma si spera una piccola Chiesa vivace. Quindi Jean-Claude Hollerich e il Sinodo in persona. Il volto perfetto per istituzionalizzare la nuova Chiesa, quella che Bergoglio ha iniziato a costruire. Ed eccoci giunti al secondo braccio destro, Mario Grech, il trasformista del Sinodo.
maltese, ex vescovo di Gozo, Mario Grech è oggi il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, un ruolo chiave affidatogli personalmente da Papa Francesco. Ma chi è davvero questo prelato? Un uomo che ha cambiato pelle più volte, passando da posizioni conservatrici a un'aperta adesione all'agenda bergogliana. Ieri rigido, oggi misericordioso, a senso unico. In passato Grech era noto per posizioni ferme contro il divorzio, contro l'accesso ai sacramenti per chi vive in contraddizione col Vangelo e a favore di un'applicazione netta del Magistero. Arrivò a dire che chi non accetta l'insegnamento della Chiesa dovrebbe considerarsi scomunicato. Oggi invece, omosessualità, il catechismo sarebbe offensivo, unioni civili, tempesta in un bicchiere d'acqua. Divorziati risposati? Comunione sì, anche oltre i limiti fissati da Amoris Laetitia. Una svolta netta, abbracciata in coincidenza con il pontificato di Francesco e un cambio politico a Malta. Opportunismo ecclesiastico? Durante l'ondata migratoria, Grech ha criticato ferocemente l'Europa, definendo criminali le sue politiche di controllo e accusando interi popoli di razzismo. Anche qui, nessuna sfumatura, solo accuse. Nel 2024 ha dichiarato il suo sostegno al diaconato femminile e alla necessità di una pastorale regionale differenziata. In altre parole, una chiesa con 1000 volti e nessuna verità condivisa. È questo l'altro volto della nuova chiesa sinodale. Un camaleonte ecclesiastico che si è adattato a ogni clima per restare in alto. Ed oggi? Chi guida davvero la Chiesa? Tra sorrisi al Buddha, particole lavate e dottrine rovesciate, il futuro sembra già scritto, ma non da Dio. E tu? Cosa ne pensi?